Perché abbiamo voluto con tutte le nostre forze Eyal Weizman? Perché Eyal Weizman, l'architetto israeliano, ha scritto una delle cose più belle, più illuminanti, più intelligenti e più utili, più necessarie probabilmente, su quello strano nodo che è l'occupazione militare e l'occupazione civile dei territori di Palestina da parte di Israele. Ha costruito una vera e propria teoria, Eyal, che adesso poi ci spiegherà molto meglio di quanto non possa fare io, secondo la quale appunto l'architettura, l'urbanistica non sarebbero che un prolungamento della guerra con altri strumenti, un po' come si diceva della politica, come è stato detto della politica. L'architettura urbanistica come creazione di meccanismi di potere su territori non propri. Questo libro, che ahimè non esiste ancora in traduzione italiana se non a frammenti, però cerchiamo un editore per questo libro, il cui titolo è A Civilian Occupation, The Politics of Israeli Architecture, quindi un'occupazione civile, la politica dell'architettura israeliana, che è un libro curato da Eyal Weizman insieme a Rafi Segal, un libro a più mani, pieno di straordinarie immagini fotografiche e di planimetrie, di visioni aeree di quello che è successo e sta succedendo nei territori palestinesi occupati. È probabilmente un modo non ideologico finalmente e accuratissimo, meticoloso di capire che cosa stia succedendo e perché alcuni discorsi tipo due stati per due popoli eccetera eccetera siano forse diventati, forse siamo stati fin dall'origine delle belle favole. Io adesso darei la parola a Eyal che ci presenta attraverso le immagini questo ragionamento, questa ricerca, e poi successivamente, in particolare con Stefano BOERI, gli faremo delle domande. Siete d'accordo? Eyal chiedeva se c'è bisogno della traduzione dall'inglese in italiano. Sì? Ok, allora Jennifer, siamo alle tue mani. Sì? Ok. No, so thank you very much for the invitation. I'm very happy to be here, Maria, for the invitation, and I'm happy to see here Stefano, who's been a colleague and supporter on that research really from its beginning. Grazie di avermi invitato qui e sono contenta di vedervi. Volevo anche ringraziare Stefano BOERI che è qua, che ha collaborato con me da sempre su questo progetto. And now an apology that I've prepared a rather long lecture of 1 hour. I think that with the simultaneous translation we are in a danger of being very late, so just take it into account that this is not going to be a short presentation. Io non avevo messo in conto della traduzione, quindi quello che ho preparato in inglese durerebbe 1 ora, quindi con la traduzione durerà un po' di più. Okay, I think that rather than giving the kind of the history of Israeli architecture and its involvement in the occupation, I would like to discuss it through several concepts, which will give us a kind of a partial history or a history of these concepts themselves. Allora, invece di darvi una spiegazione storica dell'architettura in Israele, voglio spiegarvi alcuni concetti per conoscere questo problema, questo argomento. Yeah, the first two that we will go through are temporariness and flexibility. I primi due concetti sono la temporaneità e la flessibilità. The image that you see here in front of you is the refugee camp in Balata. I mean, it seems like it is in effect seeing the kind of the density and complexity of its urban fabric, the problem for, if you take a kind of Israeli military perspective of how to deal with Palestinian urban spaces. Questa immagine che vedete è un campo profughi, Balata, e vi dà l'idea della complessità del tessuto urbano che si crea in una situazione così. So by showing you this image, really I want to think together through those concepts about the way that today, in that lecture, about the way that the military really imagines the urban space, imagines the larger territory and acts within it. I just perhaps we'll do it a bit kind of 2 sentences and we can give like
just the sense of it. I think what is important to understand that currently, not only in Israel, and if we're speaking here about the politics of Israeli architecture, that is a problem for militaries and governments around the world, how to deal with uncontrolled urban, what they call uncontrolled urban development. È un problema come per i militari, come affrontare quello che viene chiamato lo sviluppo incontrollato urbano, no, dello spazio urbano. Currently, if to believe geographers like Simon Marvin, most urban research worldwide is done by men in uniform. That means that there is a kind of a mirror world to the world where we operate and teach in, a kind of the network of architectural schools. And these are military academies that have gradually realized that since the urban environment becomes their battlefield, they have to develop, or at least to catch up with some of the theories and discussions that were happening in civilian architectural or urban research. Dice che la maggior parte delle ricerche sull'urbanistica vengono svolte dai militari e quindi c'è questo mondo parallelo, un po' un mondo riflesso rispetto al mondo dei civili, dove viviamo noi, dove operiamo noi, e chi fa effettivamente la ricerca, che sono i militari. But still, I think that the reason I'm talking about that in the Israeli case study, in the Israeli laboratory, is right now some of the most progressed research and some of the most dangerous research on that issue is being taken place. As a matter of fact, the person that whose interview or bits of his discussion you're going to hear now is the equivalent of a principal of a school of architecture. That is the school of architecture that is run parallel and for the IDF, the Israeli Defense Forces. And actually we met him in Tel Aviv, where the government has insisted that he takes place in order to balance our exhibition territories as it was presented there. Adesso sentiremo un pezzo dell'intervista con questo signore che vedete sullo schermo, che è il preside della scuola di architettura israeliano, che lavora anche per l'IDF, che è l'ente, che è l'esercito, e lui che gestisce, diciamo, l'insegnamento e la formazione degli architetti in Israele. So he's now simply answering the question, what do you guys read? What material are you working with? E lui risponde alla domanda, che cosa leggete, che materiale usate? Christopher Alexander, can you imagine for John Foster, other architecture reading Gerdau Basil, we're reading Clifford Beards, I mean, not myself, our soldiers, our generals are reflecting on this kind in fact, as I said, we have developed a curriculum which trains operational architects. When we established the school, an institute that in fact is doing this kind of research, develop these kind of ideas, not only ideas, methods of work, methods of thought. We have developed a method of thought that very much resembles, we depart from very much the same logic that architects have followed. We have developed a method of thought that trains generals to look, to conceptualize the right sculpture. You must be first and foremost able to conceptualize the logic of the right. In this respect, you must be able to conduct cultural voyages into different territories. Well, we try to do that. The images, the three-dimensional images of the city that you've seen there are images of a 3D model that the IDF has built of the Jenin refugee camp in order to train the soldiers. Le immagini erano del campo profughi di Jenin che i militari avevano sviluppato per
per i loro soldati, per fare pratica a muoversi virtualmente in questo spazio. But I think that perhaps the most interesting references that school of thought is actually presenting could be seen here in this slide. It's not my slide, it's his slide. And he's kind of plotting the way his theory, right, his urban theory is being constructed. And you can see very, very strong influences of work of Deleuze and Guattari, right, between difference and repetition, nomadic terrorist, formless rival entities, the Wahhabi war machine. For anybody that knows, can feel already the migration of categories from post-structuralist critical studies to the way that the military is conceptualizing the city. Just a short note to say that this is almost kind of completing a whole circle, since we know that Deleuze himself was influenced very much by system theories that were developed at the military. Allora, questa immagine che vedete non è mia, è di quel signore che avete visto parlare prima, e questo prende tutte le sue idee e potete vedere bene come è quasi un cerchio completo. No, ha detto una cosa fondamentale, che tutta questa teoria prodotta dai militari in Israele si fonda come quadro di riferimento teorico sui pensieri di Deleuze e Guattari. Guardate la terminologia, swarming, sciami, dialettica, struttura, controstrutture, eccetera. Ma per chiudere il cerchio, diceva Eyal, la cosa curiosa è che Deleuze e Guattari a loro volta si erano serviti del linguaggio invece militare per elaborare il loro discorso. And obviously some more simple kind of modeling and trying to understand an urban space. We have to understand that perhaps not in the Israeli military, but the way that program is developed between militaries, most soldiers in the American army as well as in the British army comes from the countryside rather than from the city. Therefore, there is a kind of even the most basic information and kind of urban sensation that need to be conveyed. Dice che la maggior parte, per esempio, dei soldati americani e britannici vengono dalla campagna, quindi devono imparare un po' a muoversi e avere a che fare con la dimensione urbana, a differenza dei soldati israeliani che vengono dalle città. And here is just a diagram of one of the better known and perhaps most in quotation marks innovative battles that have been conducted during the 2002 operation, so-called Operation Defensive Shield, the operation in Nablus, which works, and I will return to it at the end of the lecture, but just to leave you here with that image of a kind of a fragmentation of the military as a single body and of the operation as a linear, sequential, deterministic. E questo è un diagramma dell'operazione che è stato fatto nel 2002 nella città di Nablus e dà l'idea proprio della frammentazione delle azioni militari, cioè non è una cosa lineare e pulita. So I think that we would now, again, we will come back to that theory, urban theory developed in the army at the end of the lecture. Now I want to look a little bit at the roots of where those categories that will develop further of temporariness and flexibility have originated from. And this map shows you somehow, without a key, the kind of territories that, kind of juridical territories controlled by Israelis. These will be the spectrum of blues, and Palestinian, that will be the spectrum of brown, on just an arbitrary part of the West Bank. E questo è solo un pezzo di una mappa del West Bank, dove in blu potete vedere le zone controllate dagli israeliani e in marrone, nelle tonalità di marrone, vedete le zone controllate dai palestinesi, per darvi un'idea del territorio di cui stiamo parlando. E anche per parlare meglio dei concetti di flessibilità e di temporaneità. And
beyond the total fragmentation of coherent territories that you see here, and again, I mean, we will discuss what they are later, what you can see is the boundaries of the territories themselves, they look flexible because they are. As a matter of fact, the minute I was commissioned to do that map for B'Tselem, the minute that mapping project was finished, it was no longer relevant. Because these forms are under constant pressure and undergoing constant transformation. Inasmuch as they are flexible, meaning they represent in the form the constellation of political, strategic, economical forces that operate on them, we can read those forces backwards from these forms, meaning those forms are diagrams of the momentary constellation of these forces. E anche questa mappa stessa, dal momento in cui l'avevo realizzato, non era più, diciamo, non dava più un'idea vera della situazione, perché come potete vedere i confini sono fluidi, si cambiano, sono flessibili e quindi il territorio cambia sempre. So I think in that case, accepting that category of flexibility as a way of describing space and conflict, we realize while doing this human rights work that the categories of thinking the relationship between power and space, meaning that the existing theoretical tools that we had, say, from Lefebvre or from Descartes, were not adequate for us because they describe space as either too hard or too soft. Right? The Paris, right, which is kind of embodies those categories of power, perhaps that solidified French power, governmental power, was seen as solid, not as something that could be constantly transformed, whereas acts of subversion or acts of resistance were too soft, happening through daily use within a space that was conceived as solid and finite. For us, space was constantly flexible, meaning there is no distinction in the category between space and action. Space is action. Every action that happens in space challenges and redefines the envelope of space, rather than happens within them. Quindi anche il concetto di potere e di spazio per noi è molto diverso, perché lo spazio è l'azione e l'azione cambia lo spazio, cambiano i confini. And so I want to take, so if seeing that as a kind of, as an end product of that flexibility, I'd like to show you perhaps one of its origins. This map here, I think most of you perhaps know the map here on the left. These are in the lighter brown are the areas occupied by Israel during the '67 war. What I want to say about that war is that it was beyond a pure military operation. The pre-'67 war lines were very arbitrary, right? They were very, if you look at the line of the West Bank, it's a very complex line that on the ground runs just between hills and villages. The 6 Days War, in Israeli military and political perspective, came to complete the form, to draw a stable form between the river, the Jordan River, the Suez Canal, and the sea. In effect, responding more to a phantasmagoric attitude of the complete land or the Holy Land of Israel, a biblical figure with clear biblical borders. Prima della guerra del 67, dei 6 giorni, i confini, per esempio, i confini erano molto più semplici, seguivano la topologia del terreno. E invece dopo questa guerra si è delineato un nuovo confine che era molto più fissata, che era molto più... ho bisogno di aiuto, Maria? No, quello che diceva era che prima del 67 i confini della Cisgiordania, se vedete i confini fra Israele e Stati Uniti, se vedete per esempio
ecco Nablus dove adesso c'è la linea, ecco, erano dei confini molto sinuosi, dei confini che quasi per caso decorrevano fra città e villaggi, cioè non confini che diciamo, potessero essere ben definiti, formalizzati, istituzionalizzati. Dopo il 67 sembrerebbe quasi, così dice, che l'espansione che è stata fatta è quella per dare una dimensione dello Stato di Israele, di come una proiezione di quello che volesse essere lo Stato di Israele, con degli confini estremamente definiti e precisi, che correvano addirittura lungo il canale di Suez, cioè linee chiaramente identificabili, canale di Suez, la Valle del Giordano, eccetera, il mare. Yeah, so these were the absolute opposite of the flexible borders, right? These were like a border of a fortress. And Israel at the time was conceived as a fortress state, right? That has to defend its outer limits. Quindi era come se Israele diventasse una fortezza per difendere i suoi confini esterni. With kind of timeless, borders, right? That are biblical. Now, if you see here on the top, the fortification system that Israel has conceived on the two problematic lines at the time was the Suez Canal and the Jordan River. They've, on the Suez Canal, basically they've shuffled huge quantities of sand from all across the desert and piled it into an artificial landscape, 250 kilometers long and about 40 meters high, all along the canal, marking a line that couldn't be bombed, right? If you think about other fortification systems based on bunkers could always be blasted with a bigger quantity of TNT, but sand can absorb the shock. So at the time, it was the most formidable fortification system, that was military fortification. Loro lungo questi due confini, lungo il canale di Suez e il fiume Giordano, avevano portato delle quantità di sabbia enormi per creare questi paesaggi artificiali che fungevano come barriera e come protezione ai confini. At that moment, a discussion which is very important started to happen in the Israeli political and military elite. And that is the moment really where Ariel Sharon is coming into, when Ariel Sharon is coming into public consciousness as one of the architects of the state, right? E questo è il momento quando Ariel Sharon cominciò a essere conosciuto come architetto politico dello Stato. In that image itself, you see really that kind of paradigm shift. What you see is Ariel Sharon with his hand explaining to Ben Gurion, who is the old man of Zionism, that basically the fortification system that Israel has conceived will never work. And he proposes an alternative. Now, I'm just going to say it in advance, his Sharon's spatial perception, proven right, later influenced Israeli spatial politics and the shape of Israeli space thereafter, not formally but conceptually. In questa immagine Ariel Sharon sta spiegando a Ben Gurion che le modalità di difesa che Israele aveva messo in atto non possono funzionare. Yeah. And basically what Ariel Sharon is saying here, that the line would never work, and he proposed an alternative. And if you see on the left-hand side of that image, the blue line is the Suez Canal and the fortification system, the landscape. Allora, su questa immagine la linea blu è il sistema di fortificazioni di sabbia lungo il Suez Canal. What Sharon proposes is a variation of a non-military strategy called defense in depth, where he occupies the mountaintop in the Sinai. As a matter of fact, he fragments the military as a unified body into independent units. Each one is occupying another mountaintop. From each mountaintop, you can see the next one. From each mountaintop, you can shoot cover with fire to the next one. And he runs a matrix of road in between them. The idea is that with a line, if you cut it at one point, much like a leaking glass of water, it's rendered completely useless across the whole length. Whereas in a matrix, if one of the points fall, the matrix can always form
in a flexible manner new connection across its depth. Cioè la differenza fondamentale è che invece di avere una linea di difesa dove una volta bucata o penetrata non è più utile, lui aveva proposto di frammentare la forza militare occupando dei siti in cima delle colline e delle montagne intorno, creando una matrice. What happened in 1973 in the Yom Kippur War is that the Egyptian army has proven Sharon correct. In a very unexpected and actually quite innovative way, they've used the same water cannons with which they have created the Aswan Dam a couple of years before that to melt the Israeli artificial system rather than bomb it, and managed to enter the Sinai desert, occupy the canal again, and were only stopped in Sharon's matrix. They were trapped in the matrix and could not progress further. Nel 73 l'esercito dell'Egitto usò dei cannoni di acqua per sciogliere, diciamo, queste montagne di sabbia, per attraversare il canale e riprendere controllo di quel territorio, solo che sono stati poi bloccati, intrappolati nella matrice creato da Sharon dopo, che era più all'interno. So in this image here, where you see Sharon here with the bandage in the middle of the battle, you see Dayan behind him, and Bar-Lev is the moment of transformation of Israeli politics, right? We are in the middle of the war, the line of Israel has been breached, and with it, a lot of Israeli conviction and a lot of Israeli spatial practices have been shattered, right? So that, when Sharon is here leaning on the map and actually directing the battle, is an incredibly powerful image that helped later, after the war, a few years after the war, the Likud party, with Sharon as a minister, win the next election. E da quel momento Sharon ha preso, diciamo, controllo dei tattici della guerra, e infatti qui lo vediamo appoggiato sulla mappa, perché la percezione spaziale degli israeliani, diciamo, cambiò molto dopo questa invasione degli egizi e della perdita del canale di Suez. And in that, space becomes liquid, right? Rather than this kind of solid borders that are being E created. così lo spazio diventa più liquido invece dello spazio solido che c'era prima. In here, you see actually Sharon now translating his military strategy of fortification in the Sinai to the West Bank. Sharon is now in charge of building settlement. He's the minister in charge of that work. E qui Sharon sta trasportando la sua, diciamo, ideologia militare nella costruzione dei coloni lungo il West Bank, che lui aveva il compito di costruire questo area dopo. In order to construct the settlements, he had to have access to private Palestinian land. He had to take land from the owners. Now, he had to rely, by constructing his whole settlement strategy as a military response to a threat, right? And that was the argument. He could appeal through actually international law and the Hague Convention that actually applies through the Israeli Supreme Court. He could seize private Palestinian land, saying under the guise of temporary military use. So and here I must have a kind of a detour and say that international, and we will slowly kind of go over that later, that international law, and it's kind of, let's say, its main, and one of its most important sort of bodies is the Hague Convention of 1907, which allows a military to expropriate for its temporary military needs private fields. The imagination is that, say you have the German army in Belgium, it can build fortification on a field of a farmer. E grazie alla Convenzione dell'Aia, quando doveva creare questi centri abitati, lui ha potuto espropriare del terreno che era dei palestinesi per
costruire questi insediamenti. Now, the 1907 Hague Convention imagines war as something that is temporary. It's a temporary disturbance within a history of peace, right? So it has a clear beginning, clear end, but the Israeli-Palestinian conflict is a war without a beginning and an end, or with a blurry beginning of an end, and it just continues through time. So this is something, this kind of misreading or mispresentation of the 1907 Hague Convention allows Israel to claim there is war, and as long as there is violence applied either through Israel or the Palestinians in the West Bank, that legal strategy of taking private land for temporary security means is useful. E siccome l'idea della Convenzione dell'Aia era che in una situazione temporanea di guerra, temporanea nel senso che di solito dovrebbe regnare la pace, in una situazione temporanea di guerra dei terreni dei privati possa essere espropriato, la situazione nel West Bank invece continua a fare un uso un po' non giustissimo di quello che era lo spirito della Convenzione dell'Aia, perché è una situazione di guerra più o meno permanente, che continua, sia che la violenza viene fatta da parte dei palestinesi che degli israeliani, ma con questa situazione di violenza e di guerra gli israeliani possono continuare a occupare questi territori. So the whole project was conceived really or argued legally as temporary and or temporary security. Here in this slide you see in a very clear terms how Israel is thinking about its settlements as a strategic weapon. This is a slide from the Israeli army saying building houses strategic weapon. A complete conflation of military strategy with architecture. È successo che c'è come un uso della costruzione di case come un arnese di guerra, come uno strumento di guerra, un'arma strategica. And here you see the beginning of the settlement project, or the really beginning of every settlement is those outposts, which are being placed either by trucks, and you have a settlement there within a day, or are dropped by helicopter. But essentially, Israel attempt now to make a separation between outpost and settlement is disingenuous because every settlement is started as an outpost. E ogni colonia cominciò così, come una specie di outpost, cioè come un luogo dove o tramite elicottero o tramite camion viene portato delle case prefabbricate che vengono deposte in questo luogo, che poi cresce e diventa una vera e propria colonia. So here temporariness is just very immediately represented in a kind of temporary architecture, whereas even the permanent settlements are still considered temporary because we don't have a peace agreement yet, right? So temporariness is defined against a utopia, right? Therefore, it will never be solidified as permanent. E quindi questo concetto della temporaneità c'è sia in un outpost appena iniziato che anche in una colonia già costruita avviata, perché sono lì finché non c'è la pace. Here you see a settlement and an outpost and a kind of the matrix in a way that settlements are relating to each other through this kind of occupying the hilltop and through the vision. Questo fa vedere come i vari colonie e poi anche gli outposts vengono collegati tra di loro con delle strade dentro in questo terreno appunto frammentato. And this would be an image that would be familiar to anybody that has been to Ramallah. It's the settlement of Sagot, overlooking actually almost a neighborhood of Ramallah, positioned actually in a hill over it, from which sometimes Israeli military is employed to shoot onto Palestinian activists within the city, and obviously that settlement received previously a lot of fire from Ramallah. E questo è
una colonia famosa che si chiama Ramallah, che guarda alla veduta sulla città di Ramallah. The problem was that it was the settlers themselves that rejected the idea of temporariness. Right? So if previously, every time you needed to build a settlement, the Palestinians would appeal to the Supreme Court, and the military would bring a military general who would say there is a temporary military need in this location because it's overlooking the roads, because it's overlooking Palestinians, etc. And the Supreme Court would authorize the seizure of private Palestinian land, right? But it was the settlers themselves, which in one of the very famous Supreme Court actions in '79, have rejected the idea that they are their temporariness and replaced the idea of temporariness with permanence. They said, our right here is biblical and is eternal. Therefore, we do not perform military duty by being here. They rejected it themselves. The Supreme Court made that settlement, annulled that settlement, and was removed. In the Israeli army for a while, and the government were without a mean how to build new settlements. Ma è successo che nel 79 una colonia rifiutò questa idea che era un nuovo abitato temporaneamente solo per svolgere un uso militare, e il governo israeliano invece ha dovuto smantellare quel sito lì perché andava contro, diciamo, l'ideologia di questi luoghi, e per un po' di tempo il governo israeliano non sapeva poi come creare nuove colonie. Only that they have appealed to, again, another legal system. You know that an occupying country must respect the land right of the area it occupies. And since that was Jordanian-held territory, and Jordanian land law is built on Ottoman law, the Israeli legal and planners started to read in much detail Ottoman land law and realized that actually the government or the sovereign is allowed, according to that law, to take to his possession every uncultivated land. So only fields that are cultivated could be maintained and kept in Palestinian hands, where every rocky area was taken to Israel. E poi nello studiare anche le leggi sui terreni turchi, ottomani, hanno trovato la legge che diceva che il capo poteva espropriare qualsiasi terreno non coltivato, e quindi hanno cominciato a espropriare anche i terreni palestinesi che non erano coltivati. As you know very well, in Italy the area which are cultivated are the valleys, right? Because this is where the good soil erodes from the mountain to the valley. So actually, Israel has been able to actually expropriate the mountaintops all across the West Bank. So if you imagine a topographical model of a very hilly area, and you would cut it at certain height, everything over it came under Israeli law, and everything under it was under Palestinian law. E quindi, visto che il terreno fertile e buono da coltivare è quello delle valli, no? Quello più giù, è successo che praticamente sopra una certa altitudine Israele è riuscito poi a espropriare tutte le cime delle montagne e delle colline per se stesso, e quel terreno è controllato da loro, invece il terreno più in giù è controllato dai palestinesi stesso. And that was very good for Israel because it wanted in any case the mountaintop for strategic purpose. And it was not in the West Bank, it didn't have any agricultural basis for its settlements, but suburban. So in a sense, that kind of division to the above and below, right? We have to think of it in three dimensions, is what created that fragmentation. Every pocket and every island within that is actually within Israeli law, and everything around it is martial law or military law.
So you have this complete fragmentation of space. E quindi si è frammentato completamente lo spazio. Cultivated is still Palestinian, the valley here on the top right, the left as well, whereas the mountain top was rocky, seized, and a settlement is built on top of it. You have this sort of complete datum. E quindi in quell'altra immagine si vedeva come le pareti delle colline vengono coltivati e vengono puliti e curati dai palestinesi, però in cima, dove è tutto sassoso e tutto secco, viene poi espropriato dagli israeliani e vengono costruiti questi coloni. And here, even you can imagine that those fields near that settlement would belong to the people who live there. As a matter of fact, these fields is what hold that settlement from developing and growing, right? So cultivation is a constant Palestinian tool of maintaining their land, and somehow their only chance of stopping the growth of settlement. E quindi i palestinesi possono soltanto fermare l'incremento, la crescita di questi coloni nella coltivare il terreno intorno a essi. And you see even Palestinian fields located within the settlement itself, no? So, and somehow those areas would not be built upon, would turn into private parks. You see it within the settlement, right? And only after a while, when the Palestinian is not allowed to come in and cultivate it, Israel could seize it and the settlement could grow. But as long as it is cultivated, it couldn't use it. Therefore, as well, you see the forests on the bottom and the top, the pine forest, which Israel used to make the land acidic. You know, that under pines, the land is uncultivatable, and therefore Israel plants pine in order to stop Palestinian agriculture. Questa immagine fa vedere come ci sono anche a volte all'interno delle colonie dei prati che vengono coltivati dai palestinesi, e quindi la colonia non può crescere e costruire anche su quel terreno lì. E invece ci sono anche altri due boschi, diciamo, di pini, perché gli israeliani, per rendere il terreno non coltivabile, fanno crescere i pini, perché rovina un po' la terra, lo rende non coltivabile. Well, I mean, I'll skip some of them for the sake of time, but these are some allegorical images that you can see in a way that the Palestinian and Israeli sort of planting is competing on some of those areas. E quindi usano proprio l'uso della coltivazione degli ulivi dai palestinesi e dei pini da parte degli israeliani per cercare di prendere la terra. You have to understand that the minute that Israeli architects are entering into the equation and starting to build settlements, they have to translate a kind of a military political system of domination into an aesthetical, they have to run it through their own aesthetical categories. E quindi anche gli architetti che lavorano per costruire le colonie devono tradurre queste esigenze militari, questa ideologia militare nei loro progetti. And vision that was conceived to dominate and to become part of this matrix that I told you before is being now interpreted by architects as that which is directed towards the biblical pastoral. When you read as well a lot of the settlement brochures, you see that one thing that they advertise is always come to see the landscape of the Bible, right? And when you think about what the landscape of the Bible are, essentially are the olives, the stone terraces, and the stone homes, the man on the donkey. As a matter of fact, everything that Palestinian daily life is. E una cosa un po' particolare è che usano molto il richiamo delle immagini della Bibbia, cioè del terreno, del paesaggio biblico, per richiamare altri israeliani a andare a vivere in queste colonie che vengono costruite. E quali sono le immagini bibliche del paesaggio? Gli ulivi, il contadino che li cura, le terrazze di pietra. Quindi sono proprio i palestinesi che vivono, che rendono vivo questa immagine
del paesaggio biblico. So they're both the kind of representative of the Bible and a target to be looked at. So that's a kind of a paradox along the axis of vision, and you see that vision is being designed before any house is being built, right? So the first thing that you would design when you design a settlement is where it should look at. E quindi la prima cosa che viene deciso quando va costruita una colonia è dove va la vista, cioè chi vive lì, che cosa vede, in che direzione guarda. And settlements become a kind of a urban scale optical device along a kind of a panopticon logic that could be seen very clearly here. E in questa immagine vediamo bene come vengono disposte le case, come vengono disposte le vedute. A little bit about architectural style. The moment of occupation in 1967 corresponds somehow with as well a moment of undoubt in architectural history, where the certainties of the modern movement are being questioned across, like the architectural critical world. And in many ways, for Israeli architects who were educated, most of them were educated abroad in schools like DAA or Columbia, they come back to Israel and they start kind of bringing up all this discussion about the city, the historical city, authenticity, and develop a kind of a local form of what is called now postmodernism that is actually almost like unearthed and in a way that archaeology is translated into a new architectural style. E proprio in quel periodo, alla fine degli anni 60, si andava creando questo stile postmoderno dell'architettura, perché molti architetti avevano studiato all'estero e poi sono ritornati in Israele, dove dovevano porsi delle domande su come costruire questi edifici. And figures like Louis Kahn and others are incredibly important in kind of understanding and creating a new form of authenticity that paradoxically again mimics the colonized, right? So the colonizer substantiates himself as local, tries to become local through mimicking the architecture of the colonized. Whereas the colonized himself, here you see an image of a house in Gaza, somehow get informed by older Israeli modernism. So you have a kind of a switch where the traditional Palestinian village is modernized through the fact that many Palestinians now take part in Israeli construction sites, etc., where the Israeli architecture is orientalized. Quindi, per certi punti di vista, l'architettura tradizionale palestinese viene modernizzato, anche perché molti palestinesi erano proprio coinvolti con la costruzione di queste colonie, di queste case. E I missed the second part. I just reiterate why Israeli architecture is orientalized. E mentre l'architettura israeliana viene orientalizzata. This is obviously a very sort of clear division, perhaps too simple, but that process occurs, this sort of reversal of style where the borders become, when they are very clear, when you draw lines, when you build walls, but the influence of aesthetics and ideas is much more penetrable than the physical barriers. E quindi nonostante le barriere fisici, queste influenze hanno un'influenza l'uno sull'altro. As you can see here, you have here a sort of a version of a wall. You have a settlement on the right-hand side of the left-hand image, and with the red roof that becomes almost the symbol of the settlements. Right? E qui c'è un'immagine di queste colonie dove tutte le case hanno il tetto rosso, che in sé diventa quasi un simbolo della colonia stessa. So much so that the Israeli military now and the Air Force make by law that every architect has to build a red roof so they can navigate across the territory. E che adesso è diventato anche legge che ogni casa delle colonie, ogni edificio delle colonie deve avere un tetto rosso proprio per distinguerlo, per aiutare anche i militari a navigare lo spazio.
But you can see as well, on the other side of the wall, the red roofs are being put on perfectly usable flat Palestinian roofs. Sometimes they're just asbestos painting red, and you see whether it is an act of mimicry or camouflage is unclear. But in any case, the kind of the flow of ideas is much more penetrable than the flow of... E può anche succedere che, per esempio, nell'immagine dove c'è la barriera bianca in mezzo, le case dall'altra parte del muro, dove c'è il muro, ci sono delle case palestinesi dove i palestinesi hanno messo dei tetti rossi, come per... Whereas on the right-hand side, you see an image which partakes in a very familiar voodoo rituals that are taking off in quotation mark, voodoo rituals that take place across the Middle East, where the American flag, Israeli flag, etc. would be burned. And you would ask yourself, where do you buy an American flag if you are in Gaza? Well, there is an art department to Hamas or Islamic Jihad which produces objects for demonstration, but I think what is very important in that image, that they have produced an architectural model, and what is going to be burned is an architectural model, and shows you somehow the role of architecture in the imaginary of that conflict. Nell'altra immagine fanno vedere un modello architettonico di una colonia che sta per essere bruciato. Okay, I'll have to skip a little bit, but just to show perhaps the map for the first time and the intention behind it. Oh, it's a very burnt image. To map out all the colonies and somehow to replace a previous Israeli critique which looked at only a kind of a critique in principle and transform it into a kind of a spatial, more architectural critique, which was the commission in that human rights work that they did. But that's clear. Here you will see, for example, an example for the way in which the kind of the discourse of flexibility allowed us to tie back forms of settlements into their intentions, right? So we would look at the settlement of Ariel and we would say it has a very complex form. What has shaped it the way it has? And you can see that it wanted to spread itself as long as thin along Route 505, but most importantly to create a wedge, a barrier between Salfit and the villages to its north, in effect disturbing Palestinian politics or disturbing Palestinian economy through the way that space is laid out and organized. Questa immagine fa vedere come la colonia di Ariel si è inserito come barriera tra due aree controllate dai palestinesi, perché quello forse era il motivo per cui è stato messo proprio lì, per interrompere questo spazio, per non fare in modo che... So in effect a crime that attempts to create a transfer, what Israel called a quiet transfer. In effect, Israel wants to get rid of the Palestinians by limiting their ability to maintain a life, an economy on that area through the way that space is organized. In effect, the architect of that settlement is the person who has committed that crime, and that led us to thoughts and attempts to actually take architects for the first time to court, not for the success of the work, not for the failure of the work, as usually the case if you go over budget, etc., but for its success, right? And saying that in an area where planning and architecture are so instrumental in maintaining the kind of the conflict, architects should be critiqued according to the same criteria that soldiers and politicians are, i.e. International law. E quindi questa colonia, per esempio, in questo spazio qui interrompe talmente tanto questo territorio che la crescita economica viene penalizzato fortemente, e secondo me bisognerebbe anche fare causa
causa agli architetti che fanno un lavoro così di intralcio come si farebbe a un soldato che non fa il suo lavoro. Now, if we look at Gaza, and I think now Gaza is going to be, beyond everything that we think about the real aims of Sharon in what he's doing with the redeployment, I think that the evacuation of Gaza will become a laboratory for every future act of evacuation. And as well, I think, in a more larger spectrum, for the end condition of suburbia. E adesso vediamo anche l'evacuazione di Gaza come sarà, secondo me, una specie di prova per come poi verranno evacuate anche le altre città. What you see here in blue are the settlements and the area that they control in the same way as the other map. Le aree in blu sono sempre le colonie e le aree controllate da loro. Now all that will be removed, hopefully, in August or in July. And the question is, what will happen with these, with the single-family house, with the settlements, with the synagogues, with all the spatial infrastructure which is left behind? I think now that is the kind of the most interesting question, the most interesting laboratory that happens right now on the future of architecture, on the future of suburbia. E qui tutta questa presenza israeliana dovrebbe andare via entro luglio, entro agosto, però cosa succederanno alle case, alle sinagoghe, a tutti gli spazi costruiti che sono stati creati? Bisogna vedere come sarà. Which leaves us in thinking about what is really the relationship between power and space, in a way that what happens to the architecture of power when power is unplugged. Quindi cosa succede all'architettura del potere quando il potere viene rimosso? And we can look at history, and just very briefly, because this is something I'm currently thinking about. What has happened to the Spanish, to the Portuguese architecture in Angola? What's happened to the British architecture in India? And British architecture in Palestine? And you can see almost like if to divide it, two scenarios of what could happen. One is really that the new national post-colonial regime mimics the spatial practice, the spatial power of the colonial one by employing its architecture in exactly the way it was designed to perform. Allora, adesso mi sto pensando a cosa succede poi a queste cose, questi edifici, queste architetture quando va via il potere che ha colonizzato. E una possibilità è che gli edifici vengono usati esattamente come per il motivo per cui sono stati costruiti da chi poi prende possesso di questi edifici. A good laboratory, perhaps, to think about it really in that region is when the British mandate is left in 1940, slowly 47, 48. They started to leave. They left a lot of infrastructure behind. Per esempio, quando gli inglesi dopo il 47-48 andavano via, hanno lasciato in questa area, in questo territorio, molti edifici. Fighting mainly the Palestinian urban centers, they had big bases beside every Palestinian town built in the 36-39 First Intifada. In every area that Israel is occupied, they re-inhabit it exactly in the way it was supposed to be. It was perfect for them. They had a military base right next to the Palestinian city. So they went like, it was like a glove to a hand. Cioè, per esempio, gli israeliani hanno poi occupato queste aree lasciate dagli inglesi proprio usandoli come gli inglesi li avevano costruiti e usati, perché erano delle basi militari abbastanza grossi accanto a ogni città palestinese. Whereas on the Arab control side, the quick evacuation of British soldiers and the influx of Palestinian refugees meant that the network of military bases is essentially turning into the Palestinian refugee camp, provided most of the initial infrastructure. Mentre nei territori
controllati poi dai palestinesi, questi basi militari inglesi non sono più stati usati così, invece sono stati trasformati in campo profughi. But as well, there are many other examples in which you can use architecture of power as an architecture of power or liberate it through different use. Essentially, I think what now both Israel and the Palestinians can agree about is one thing, that this red roof, single family, suburban houses should be destroyed. For Israel, obviously, they want to avoid this politically suicidal image of seeing Arabs living in the homes of Jews, something that would have replaced the very notion of Zionism, which is you build homes and you inhabit even Arab homes rather than should be destroyed. Allora, un'idea che secondo me sia gli israeliani che i palestinesi sarebbero d'accordo è che queste case singole con i tetti rossi dovrebbero essere distrutti, perché per esempio per gli israeliani l'idea che poi i palestinesi vanno a vivere nelle loro case è una cosa per loro non accettabile. And as well, I know many Palestinians who would just not like to inhabit those houses and would like to see the complete ruralization of these areas, a return to the kind of virgin dunes and beaches. Although in that settlement, which I show here, is the only one where some thoughts, initial thought, have been given to turning that small settlement into a medical research center. Invece conosco anche tanti palestinesi che non avrebbero neanche voglia di andare a vivere in queste case con i tetti rossi, che molti palestinesi vorrebbero che questi territori tornassero a essere di campagna e di zone dove si può fare l'agricoltura. Per questo immagine che vi sto facendo vedere però si sta pensando di trasformare questa colonia in un centro medico. And I think here the liberation of the power which is imposed by settlements is at its peak, right? There is something incredibly powerful about thinking about that area and transforming it, using it in not a way that it was supposed to be, but then the question is how a medical center fits into two rings of single-family houses around the central garden. Perhaps that can redefine as well the way medical center operates. E quindi comunque questa idea di trasformare questo spazio che è stato costruito per un uso con tante case singole, per trasformarlo in un centro medico che sono fatti di due anelli di case singole intorno a un giardino comune, bisogna anche trovare il modo perché questo possa avvenire, perché questi edifici possono essere usati in questo modo. Perhaps they turn into operation room, or perhaps into laboratories, or perhaps into offices. But in any case, the kind of syntax, the spatial syntax that exists within it will obviously influence the program that comes to inhabit it. And here one could think really, if one understands the mechanism of power that have solidified into the organization of the settlement, one can understand as well how to liberate, perhaps one can start speculating about how to liberate that matrix. What do you do with the network of those, if it is institutions, etc., that are located always, but besides Palestinian cities and connected with major highways and major infrastructural systems? E quindi diventa molto interessante pensare al problema di come trasformare questa matrice, questi siti, queste colonie in un'altra cosa, no? Visto che sono sempre situati in cima alle colline e collegati tra di loro con delle strade e vicino alle autostrade. As well, these are some images that were important for me to show, especially in Israel, of actual houses that were given back. And there were 3 settlements in Sinai that were not destroyed. One of them turned into Sharm el-Sheikh, into this touristic town, with the military airport becoming a kind of a charter airport. And the military infrastructure providing now the hotels. One of them turned into a Bedouin village, and one of them just left the way it was originally, still a settlement inhabited by Palestinian police forces now. Allora, Egyptian police. Queste immagini fanno vedere 3 colonie che sono stati ridati indietro. Di queste 3 colonie
nel Sinai, in Egitto, e di questi 3 colonie che erano stati ridati indietro, uno è diventato Sharm el Sheikh perché hanno usato la base militare per trasformarlo in un luogo turistico, uno è che questo qui è stato lasciato così com'era, Bedouin village. e un altro è diventato un villaggio dei beduini, che si chiama Dahab. Okay, I know it's been taking a long time. Maria, perhaps I should ask you how long you'd like Non lo so, sì, io andrei avanti. Go ahead. Yeah. Okay, it's taking much slower than I imagined, but now, I mean, if we kind of thought through those concepts or started to think through those concepts of temporariness and flexibility, how can the wall itself, the most solid of construction imaginable, this 8-meter high wall, be thought of through flexibility? But I would argue that is exactly how we should think and act towards it, that we should act and think of the wall as a flexible element. Allora, secondo me il muro stesso, no, questo muro alto 8 metri di cemento, dovremmo proprio considerarlo come un elemento flessibile, dovremmo considerarlo come una cosa flessibile. I would argue that the path of the wall, wherever it passes, actually reflects the momentary micro-political balance of groups, of influences, and in itself always reproduces that political sort of force field which operates around it. Here you would ask, and I would ask each one of its bends, why has it bended in that location? And it's a result of some sort of pressure that has been put on it. Here, an outpost with political pressure that was put there in order to bend the path of the barrier and encapsulate it in. On this one, I'm not sure exactly what has made that particular bend, but I propose that we read the path of the wall as a graph, essentially, of the forces that operate on it. Perché possiamo anche considerare il muro proprio come un grafico delle forze che lo stanno creando, che lo stanno plasmando, perché ogni insenatura, ogni curva, ogni volta che va un po' fuori dalla direzione diritta è perché ci sono delle forze che lo fanno piegare. The first settlement that has been able to change the path of the wall to its advantage was Al-Fayman Asher, who is a very good legal team that has actually opened the gates to a flood of petitions of Israeli settlements that wanted to be included within it. You see here a few variations of the path of the wall. But essentially what I want to say is that we cannot think of the wall as a master planning exercise of Sharon and his government. Because if it was, what we would see is pretty much something like that. And this, which is what Sharon and his government were drawing about up until a year ago. A kind of a complete fragmentation, an eastern band, and an enclosure of Palestinian population center. The fact that international politics has been able to influence in a direct way the path of the wall means that there is an ability to transfer political pressure into geometry here. Il fatto stesso che le politiche internazionali hanno un effetto su come viene costruito questo muro ci fa pensare molto, perché rispetto a quello che Sharon stava pianificando fino a un anno fa è stato cambiato. Lui e il governo israeliano avevano in mente di farlo in un certo modo, ma non possono perché vengono in gioco anche le forze esterne che creano dei cambiamenti. So the fact it's too little too late is obvious, but I think that there is something that is very important for us to understand, and a lesson for everybody who is working on that, and a very important one for us, is that there is a difference. And if
throughout the 30-something years of the occupation, previously, the very benign image of the suburb was not able to capture the European imagination in a way that this is a crime and mobilize action. The wall has been very, the images of the wall and the association with Berlin and with apartheid obviously helped mobilize and concentrate action. Beyond that, action on the wall and the transformation of the path of the wall were more tactical than strategic, meaning that local NGOs, appeals by local villages, as well on the other side, by local settlements, or by the youth of the hills of building a new outpost, were always effective in changing the path of that line, of that very flexible line. It is, in effect, the story of the wall melds geopolitics with micropolitics, right? Sometimes the action of a young person who was taking a caravan and setting it on a hill was stronger than Condi Rice or the Bush administration wanted to do. Sometimes a group of Israelis or Palestinians shaking the fence part of the barrier was more effective. But there was something immediately liberating for everybody who was acting to see action transferred into space. And here I think it comes back to the kind of definition of flexibility in which action does not happen within space, but action is space. E quindi proprio il muro fa vedere come azione diventa lo spazio, non è che le azioni hanno luogo dentro in uno spazio, ma creano proprio lo spazio. E questa immagine del muro, che ricorda il muro di Berlino, per esempio, ha scosso molto di più le persone all'estero, in Europa, nel mondo, che non la consapevolezza del fatto che c'erano i territori occupati qui e alcuni dagli israeliani, altri dai palestinesi. È stato proprio il muro che ha creato molto fermento. So the wall, so being flexible, and when you realize that the wall became somehow liquid to political influence on its path, just like say, it became like a positive feedback. The first settlement started, managed to pull it. The first Israeli court action managed to push it closer to the Green Line. The Hague case as well had influence. Now a wave of petition, and every meter of that wall is basically being contested and pulled and pushed. E quindi il muro, ogni metro del muro viene contestato, viene tirato, viene spinto in una direzione o nell'altra. So I'll just give you like a quicker sequence of how it was imagined at the beginning, where the settlements would be actually flex the barrier to include them inside. Quindi vi faccio vedere come era pensato, dove tutte le colonie dovevano essere dentro al muro, cioè circondato dal muro. But at some point, international pressure, or let's say left-wing pressure, and right-wing pressure, were not compatible anymore. A un certo punto le pressioni non erano più della destra e della sinistra, non erano più bilanciate. So the barrier snapped, right? As a form, it cannot accommodate all the forces. Its flexibility was not able to accommodate all the political forces applied on it. Therefore, it did something. It left the settlements inside while being outside. So it snapped as a continuous line. You cannot think about it as a single continuous line, but as a condition of separation that acts to separate everywhere that there are Jews and everywhere that there are Palestinians within the West Bank. E quindi non poteva essere un'unica linea continua. Adesso è più una linea che separa le aree dove ci sono gli ebrei e dove ci sono i palestinesi. Now that map itself is now no longer current because there's a different configuration. But the idea of it is that as much as we push the barrier closer to the green line, the more fragmented the area behind it will become. E neanche questa mappa è giusto adesso, perché le cose sono cambiate, però l'idea è che il più che spingiamo il muro verso la linea verde, il più frammentato diventa
diciamo, la parte lasciata indietro. And obviously that fragmentation, the closer you look, is just, even the Palestinians are surrounded by earth dikes. There is like 6 sets of fences across the West Bank, right? I mean, politically we only think about the barrier, but there are so many more fences and what Stefano called border devices within the deeper terrain. E anche all'interno di questo terreno ci sono tanti altri tipi di confini, di muri di vario tipo, non c'è solo il muro che stanno costruendo di cemento. Now the problem is how to actually resolve an issue of fragmentation with Sharon's promise both to the Palestinians and for the settlers for continuity. E il problema diventa la continuità tra queste aree, no, che sono separate. If you have that series of islands, if it's these or in any other place, especially around Jerusalem, a complete fragmentation, you have to actually invent politics in 3 dimensions in order to overcome and connect those fragments with tunnels and bridges. E allora tutte queste aree frammentate vengono connesse tra di loro tramite dei tunnel, delle gallerie oppure dei ponti sopraelevati. And these actually work in order to break traditional geopolitical space from 2 dimensions into 3. If until now I only showed you maps and you see the intense fragmentation of it, but as a matter of fact, Israeli space exists both below and above Palestinian space. Here, Fino adesso abbiamo visto solo delle piante, però qui, che sono in 2 dimensioni, però qui comincio a farvi vedere anche delle immagini di come lo spazio esiste anche in 3 dimensioni. so that road that you see here, it's a built road called the Tunnel Road, spans over a Palestinian valley, but as a matter of fact, it's an Israeli road. That is State of Israel law applies on the road, whereas Area B, a limited Palestinian sovereignty, is on the valley beneath it. You have essentially Israel over Palestine. Quindi, per esempio, la strada sopraelevata è israeliano e quello che è sul terreno è quello palestinese. Per far vedere anche questa... And here you have a tunnel where the road actually dives under Bejala, which is a suburb of Bethlehem, and you have Israel under Palestine. So the whole thing becomes a kind of a 3-dimensional Escher-like hologram. E qui, per esempio, la strada stessa poi va in una galleria sotto a una città palestinese e a me mi ricorda un paesaggio di Escher. So the more walls there are and the more fragmented the territory becomes, the more tunnels and bridges you would need. Quindi il più che si frammenta il territorio, il più bisogno c'è di gallerie e di ponti. Here as well, another example I often show, when the first time it was conceived during the Camp David negotiation of 2000, Clinton's idea for the partition of the most unpartitionable place, the Temple Mount, proposed the following. Israel wanted obviously to keep the archaeology of the temples which exist under the mosques. So Clinton has proposed that the Palestinian gain sovereignty over the piazza, the Haram al-Sharif itself, and the mosques, up to a depth of 30 centimeters, which is actually the thickness of the stones themselves, under which there will be 1.5 meters of UN space, and under that there will be Israeli territory in a cone-like shape down to the center of the earth. Obviously the air over Jerusalem, suspected of containing the heavenly city, would be as well in Israeli hand, and therefore you get this kind of insane sovereign Big Mac of Israel, UN, Palestine, Israel on top, and where the border is no longer on plan but in section. Questo immagine fa vedere la proposta, diciamo, di Clinton nel 2000 per affettare, diciamo, il Temple Mount, dove il cielo
la parte sopra sarebbe di Israele, la piazza fino a una profondità di 30 cm, che è l'altezza dei mattoni, sarebbe, con le moschee, sarebbe di Palestina, poi sotto 1,5 metri un territorio delle Nazioni Unite, e sotto quello ancora una fetta a forma di cono fino al centro della terra, che sarebbe di Israele, per dare un'idea della assurdità di questi. What we have to think when we think about Sharon's logic and this kind of very creative logic of partition, that the path of the border may be complex, but the concept of the border is very simple. The border is still this very old-fashioned line beyond which the divided sovereignties in a very clear fashion. It just happens to happen in this kind of. Quindi è solo il concetto del confine che rimane semplice, perché il confine in sé, cioè la creazione di un confine, poi diventa molto complicata. And here you see how it operates on a regional level. Obviously, the whole region in itself reproduces these tactics. Where you see Israeli airspace, you see here the West Bank actually occupies the entire area. So Israel, even under conditions, so when we hear now about evacuation from Gaza or areas from the West Bank, Israel would evacuate only from the surface and relocate its occupation to the air, right? So it controls the sovereignty of the air. Oh, okay, sorry. Lui sta dicendo che sopra Gaza e sopra il West Bank Israele controlla, diciamo, il cielo. Quindi anche se ci dovrebbe essere questa evacuazione dal Gaza, loro si ritirano soltanto a livello terreno, però si mantengono, loro trasferiranno poi il loro, diciamo, occhio in cielo. As well, the sub said it will own the hydrological cycle, meaning above and below Palestine as water circulate in it would be regulated through Israel. E Israele ha anche detto che loro regolerebbero l'acqua, il ciclo dell'acqua stessa, no? Che piove dalla terra e va sotto la terra, che quello sarebbe comunque controllato sempre per sempre da Israele. That would go through a very bureaucratical mechanism, but essentially it means Israeli sovereignty under Palestine and over it. And I think that by looking at kind of this thinking of a larger territory in architectural scale, right? Conceiving of a territorial problem as if it was an airport with different layers and security corridors above and below, outgoing, ingoing, just manifests the way that the partition path, the politics of separation, is untenable. E quindi questo fa vedere proprio come diventa impossibile questa partizione, questa divisione, perché c'è Palestina che ha un po' di terreno, però Israele che comanda tutto sotto e tutto sopra. Okay, I want to briefly just wrap up and come back to the same point I started, and this is the way that the military is conceived as the Palestinian city. And as Palestinian city is actually transferred from that kind of, which is regulated according to the geometry, the kind of military geometry of hygiene. We were speaking about how military camps were transformed into refugee camps. They ended up like the first image I showed you of this balata, this sort of what Steve Graham calls the jihad of building, right? This sort of, again, a kind of a military category which is conflated with strategic one, holy war through architecture. A lot of the actions that the Israeli military is taken through sort of urban warfare can be seen as form of urban design. You can see both the Battle of Jenin here on the right and Rafah on the left as a kind of master planning exercises in cities that needs to surrender to trajectories of supply and military maneuver. That was a little bit too complicated. I think it just. Yeah, it's just that basically the Israeli military operates in the Palestinian city through an architectural and planning logic, so destruction is like architecture. Quindi siccome l'esercito israeliano va dentro e
distrugge le città palestinesi e tramite questa distruzione che si crea questo tipo di architettura caotica. It's very much like Haussmannization acts where you would redesign the city through its destruction. Come quelle città vengono ridisegnate dopo che sono stati distrutti. Tipo Parigi, Haussmann, tutta la ricostruzione dei boulevard, tutto. Si distrugge per creare una nuova struttura urbana. Ma in genere gli israeliani hanno progettato la distruzione per creare una costruzione in un certo modo. Per cui sta dicendo che in Israele gli architetti sono i militari. No, non deve tradurre l'ha detto lui. And obviously those kind of research centers are very informative in actually explaining to architects what to destroy and how to destroy. So the curriculum include everything from strength, from construction. E questi centri di ricerca dicono agli architetti come distruggere le cose e quale cose distruggere. As well as the logic of infrastructure underneath it, right? Where do you cut if you want to completely isolate a city, a part of a city from electricity? Where do you cut its water out? And you need to know that the city is a complex system of systems. Oltre a dove viene tagliato se vuoi isolare una città per quanto riguarda l'acqua, per quanto riguarda l'elettricità. But this is actually old-fashioned way of working in the city. The guy I'm going to show you now, the interview now, and this is going to be in Hebrew, so it's going to be hard for you to translate, but there's subtitles in Sono i English. sottotitoli, questa è un'intervista in ebraico. This is actually the student of the first guy that we saw before. Questo è un allievo del primo signore che abbiamo visto prima, And I would add his best student. il suo allievo migliore. As a matter of fact, that Aviv Kochavi is now considered within, if you Google his name or you look at the kind of on the web page of the American military, sometimes he's called Magic Johnson of urban warfare. A volte viene chiamato il Magic Johnson della guerriera urbana. As a matter of fact, I think he's a war criminal, but he has developed a system of movement and communication in an urban environment, which draws a lot from contemporary critical theory and translated it into kind of a new form of maneuver. Lui ha sviluppato un nuovo modo di manovrare, di muoversi dentro nelle città. So, okay, you can translate it maybe later. Well, they have the subtitle. המרחב שאתה מסתכל עליו, החדר הזה שאתה מסתכל עליו, Lo spazio di questa stanza è la tua interpretazione. ואתה יכול למתוח את גבולות הפרשנות. Non puoi disegnare un confine infinito, perché è fisica. את הסמטה. האם הסמטה הוא מקום כפי שכל מתכנן ערים או כל ארכיטקט חושב, הוא מקום שהולכים דרכו, או שאתה אומר סמטה היא מקום שאסור ללכת דרכו. כי בסמטה יחכה נשק, ומאחורי הדלת יחכה מטען, כי הפרשנות של האויב תהיה כנראה הפרשנות הקלאסית של המרחב, ואני לא רוצה לציין את הפרשנות הזאת, כי אני לא רוצה ליפול לתוך המלכודת שלו. יותר מזה, לא שאני לא רוצה ליפול לתוך המלכודת שלו, אני רוצה להפתיע אותו. זה מהות המלחמה. אני צריך להפתיע אותו, אני צריך לנצח, אני צריך להגיח עם מקום לא צפוי. וזה בעצם מה שניסינו לעשות. לכן בחרנו את השיטה של לעבור דרך קירות, ממש כמו דולן שמחרסמת ומגיחה מפעם לפעם. ומפעם לפעם פוגעת באותו אויב שמחכה ברחוב. תוך כדי הלחימה עצמה, זה היה כל הזמן ניסיון ללמוד מה זה הדבר הזה שאנחנו עושים פה, ואיך אנחנו בעצם יוצרים בזמן לחימה התאמות אל המרחב האורבני הרלוונטי. הקומץ עצמו של לעבור דרך קיר הוא לא דבר חדש. אנחנו לקחנו את העניין הטקטי הזה, המיקרו-טקטי, של לעבור דרך קיר, והפכנו אותו לשיטה. אמרנו, בזכות העניין הזה של לעבור דרך קירות, זה בעצם מה שמאפשר לפרש את כל המרחב באופן שונה. זו השיטה. אם הייתם רגילים ללכת כל השנים על כבישים ומדרכות,
תשכחו את זה. מעכשיו הולכים דרך תנועות. Just that you understand the way that this general can understand density is what he claims that the Palestinian urbanity has reached such a point of density where you can actually warm out your way through it like in an apple. Lui dice che la densità nelle città palestinesi è tale che uno può anche uscirne come un verme dentro una mela. And on your way, reject, not accept any syntax of the city. So the road is a place that you will not walk through. The staircase is a place you will not go up on. E quindi eviti tutti i luoghi, diciamo, classici della città. Non cammini sulla strada, non sali sulle scale. But completely open new routes through it and interpret thus, as he's speaking in deconstructive logic, space differently. Ma di usare e creare degli spazi e usarlo in modo diverso. So you can see really how they move from one living room to the next, sometimes on the same level, sometimes really three-dimensionally, upward, downward. And that's a system that, although it was practiced before, it was never practiced on a scale like that when two divisions were existing within a refugee camp. And if you would take an aerial image, you would not see anybody, because they were all moving inside and between the homes. E quindi appunto anche il modo in cui l'esercito si muove non è più visibile dall'esterno, perché sono tutti all'interno delle case che si muovono attraverso le case o su da un piano all'altro. Here, that is the map of that battle that is produced by the army itself, and you can see that the dotted lines are actually directions of movement here within the Kasbah of Nablus between homes themselves. What you can see as well in that image is exactly this end condition of the fragmentation as a military strategy that has been so much advocated by Sharon and his metrics, right? Questa è un'immagine di Nablus durante quella azione che c'è stato e fa proprio vedere come c'è la frammentazione totale dei movimenti, perché le righe non continuano, fanno vedere come le direzioni di movimento. It's the only battle that actually was conducted in this way, and now is the model of other militaries, although even if you look at and I'm studying the way that other battles, say in Iraq, have been conducted, they're conducted very much in a traditional way, as a sequential street after street, occupying, establishing your presence, moving on, a kind of a linear military logic, which is so, kind of the heavy linear military logic, whereas here you see kind of the logic of a swarm. E per esempio a differenza di come viene diretto le azioni in Iraq, dove c'è la classica lineare, arrivo fin qui, stabilisco la mia presenza e poi vado avanti, questo dà l'idea di uno sciame. Just to make sure you understand, Palestinians as well were moving like that in the same home. So some of those houses became like layered cakes, right? Nobody was walking in the street. Everybody was creating his own tunnels through the city. Ma i palestinesi stessi si muovevano in questo stesso modo, quindi è diventato come una torta più livelli. And the idea of the swarm is really very much taken from guerrilla warfare tactics that actually see the kind of the multiplicity of semi-autonomous units operating in coordination or without coordination, but for a single purpose. So in a sense, at the end, or at the end condition of urban warfare, the military becomes like the guerrilla in its tactics. E quindi alla fine questo modo di operare ricorda la guerriglia Urban.
guerra di guerriglia. Only that it has kind of better facilities. Here you see a new development that was developed for the Israeli army, and I think for architects, perhaps an opening of a new era. I mean, it is scary to think about, but so much of the innovations that are happening actually originate in the military and civilianize into civilian economy. Here, the ability to see through walls that is essential for urban warfare, as a matter of fact, renders the last barrier of privacy or the constant of architecture, the wall, transparent. Questo è una cosa che è stato sviluppato per l'esercito israeliano, però che usano anche i civili, che permette di vedere attraverso i muri, e quindi anche l'idea che il muro stesso, cioè il simbolo dell'architettura non è So you don't need transparent. trasparente. I'm sorry. You don't need transparent concrete because, in a sense, that technology is able to completely unveil the city and see the organisms within it. Here, in the last image, it perhaps could have been an image of hope. Is as well a recent shots that we've taken of the reconstruction of the Jenin refugee camp. Queste sono immagini del campo profughi di Jenin, della ricostruzione. After its destruction, it was actually financed by money that came from the United Arab Emirates. And there was a big debate in the camp about how to rebuild it. Should we rebuild the camp exactly the way it was? Or should we actually take the destruction as somehow as guidelines for the development of a new E si chiedeva come andava ricostruito questo campo, cioè esattamente come era prima, oppure di tenere conto della distruzione per cercare un nuovo modo di ricostruirlo, di crearlo. The militias within the city, they were mainly Fatah, wanted the camps to return exactly to the same state it was. They say actually the power of density is in our advantage, right? It would still, there was a battle, there were destruction, we should build it exactly the same it was, make it a complicated area that we know and the enemy does not know, whereas... Le milizie volevano ricostruirlo esattamente come era, dicendo che c'era comunque forza nella densità e nel costruire una realtà che conoscevano solo loro e che chi veniva da fuori non poteva conoscere. Whereas some other, the engineers and actually the donors themselves wanted to widen the roads, to use the destruction as a kind of a pathway for the reconstruction of the camp and make the road wide enough for tanks to go through so that next time around they would not have to break through houses. E invece chi donava le cose, che gli ingegneri volevano invece creare dei vialoni dove potevano passare le carri armati, perché in un futuro non ci sarebbe più bisogno di distruggere tutto totalmente. It's a scary thought to think that the tank is the constant of urban design. È strano pensare che il carro armato è la dimensione che viene pensato nel disegno urbano. But as well, in the case of temporariness, for many Palestinians, the camp should be actually not like a city, and somehow keeping the infrastructure in a bad state and keeping the camp as a manifestation of the temporariness, because the claim for the return is actually the home is that which where you are not. And they were feeling that kind of reconstruction turns the camp into a city, right? Or temporariness into permanence. C'è anche l'idea che comunque il campo deve avere quest'area di temporaneità e non deve diventare una città, perché è sempre questa realtà non permanente. Quindi questo anche per non creare delle infrastrutture perfette. It was finally the insurance company, as always, that said, well, we're not going to insure that construction if it's not wide enough for tanks to go through. So alla fine they le did compagnie that. di assicurazione hanno detto, vabbè, noi non diamo l'assicurazione se voi non avete i vialoni abbastanza larghi.
money talks, but in that respect a compromise was reached. Ma hanno trovato un compromesso. And the ground floor level was pushed back to allow that dimension of time to go through, whereas the first floor has stayed where it is, so you have this kind of overhang. E quindi hanno creato gli edifici con il livello a piano terra un po' arretrato rispetto ai piani di sopra. And I think that in those 70 centimeters overhang between in that architectural element, that 70 centimeter overhang really embodies finally the relationship between geopolitics and architecture. E quella, diciamo, tetto di 70 centimetri è il simbolo proprio dell'architettura e della geopolitica. Thank you. Grazie. Spero che tutte quante siate riusciti a seguire il più possibile. Comunque è stato registrato, filmato tutto, credo che valga la pena di trascrivere quello che ci ha spiegato, non so così lucidamente, ma con un'originalità di sguardo e una densità teorica. Per me un'assoluta prima volta. Tra l'altro, e poi do immediatamente la parola a Stefano BOERI, la cosa straordinaria che fa Eyal Weizman e il suo gruppo che non è solo israeliano, è un gruppo israeliano, palestinese e mondiale, appunto collaborazione col gruppo di Stefano in Italia con tanti altri architetti di tutto il mondo, è che analizzando questo incredibile laboratorio che è Palestina-Israele, in realtà ci stanno dicendo che cosa sta succedendo a tutti noi nel mondo. C'è una cosa su cui io chiederò a Eyal di andare ancora un po' più avanti, perché ha detto una cosa che è di un interesse assoluto rispetto al disegnare paradigmi nuovi di convivenza o di non convivenza tra gli umani. Ci ha detto questa cosa, che in Israele l'esercito israeliano, ben servito evidentemente dagli architetti e dagli urbanisti israeliani, sono riusciti in una specie di quadratura del cerchio che a pensarci fa venire i brividi. L'esercito israeliano è riuscito a far propri gli strumenti di quelli che per la mia generazione erano gli strumenti politico-militari della resistenza. Noi abbiamo in mente Algeri, abbiamo in mente le casbe di alcuni paesi che si sono decolonizzati passando dalla via stretta della lotta armata. Sì. Sappiamo che anche in tempi recenti, Mogadiscio, Iraq, Kabul, gli eserciti potenti non riescono ad avere la meglio sulla guerriglia locale, indigena, perché non conoscono il territorio. Eyal Weizman ci ha spiegato che l'esercito israeliano è più indigeno degli indigeni in qualche modo, per cui ha fatto proprio uno strumento inedito, e questo sapere, questo know-how dell'esercito israeliano e dei propri professionisti dell'architettura e dell'urbanistica, geografi e altro, diventerà patrimonio anche degli eserciti meno intelligenti. Mi riferisco evidentemente agli eserciti per cui della coalizione. Io su questo chiederò a Eyal di dirci di più, cioè com'è successa questa cosa? Forse davvero la popolazione di Israele, non la parte araba di Israele, ma l'Israele abitata da persone venute da tutto il mondo, sono davvero arabi, cioè sono proprio di lì ormai, conoscono, non lo so, è una domanda. Do la parola a Stefano perché credo che noi abbiamo un sacco di domande. Ho poco da aggiungere. Credo che nella sua pensiero così lucido e anche coraggioso, Eyal Weizman ci faccia capire che si è costituito ormai un paradigma di pensiero politico-militare che in questo laboratorio del mondo, come veniva detto poco fa, che sono i territori di Israele e Palestina, sta manifestando la sua forza.
E questo paradigma effettivamente ha poco a che vedere col paradigma che conosciamo, che è il paradigma prevalente, che è il paradigma, per intenderci, che viene rappresentato dalla guerra fatta con i satelliti, dal bombardamento chirurgico, dall'idea dell'occupazione intesa come estensione della presenza dell'esercito su un territorio straniero. Cioè la guerra classica, che è una razionalità forte e sinottica, zenitale, cioè che guarda lo spazio dall'alto, intende come una guerra di fronti, di linee, di capisaldi. Quello che noi stiamo vedendo e che abbiamo visto è che, attenzione, Eyal Weizman ci racconta come essere nato probabilmente in una riflessione di un gruppo di giovani ufficiali con una cultura occidentale, con una attenzione eclettica alle correnti di pensiero degli anni 60-70 nel mondo occidentale. È un paradigma del tutto diverso, è un paradigma, appunto, che dicevamo, non guarda solo dall'alto il territorio, ma entra nel territorio, si muove nel territorio, non considera mai lo stato fisico delle cose come un dato di fatto, ma come una possibilità reversibile. È un paradigma che infatti si muove per matrici, per sistemi locali di connessione, e in questo senso è un paradigma estremamente forte nel manifestare, come dire, la convinzione che non ha più senso mantenere una posizione zenitale, unica e sinottica, perché quella posizione di forza in realtà oggi è una posizione di grande debolezza. Io credo che questo secondo paradigma, che ripeto, fa un po' paura discutere di queste cose come se discutessimo di terapie mediche o di metodi di analisi scientifica, perché sono poi, come dire, comportamenti che generano prevalentemente morti e disastri. Però credo che sia, per continuare il discorso degli anni, importante anche affrontare questo livello del discorso. Allora io credo però che questo secondo paradigma, se sia vero che in parte nasce dalle pratiche, dallo studio dell'esperienza di guerriglia urbana, perché questo mi pare una fonte ineliminabile delle voci e del pensiero che abbiamo anche ascoltato dalle interviste fatte da Eyal, ha forse però anche altri riferimenti. Allora, una prima domanda è se Eyal pensa per esempio che l'esperienza sudafricana sia importante da questo punto di vista, perché ricordiamoci che comunque questo modello a macchia di leopardo topografico di recinti che sono luoghi di controllo di un territorio molto esteso, che non si pretende di governare inglobandolo o separandolo, ma, come dire, in qualche modo frammentandolo e posizionandolo all'interno dei sensori ottici. Questo modello non sia così vicino al modello di frammentazione del territorio che la politica coloniale razzista sudafricana ha fatto per anni. Quindi in questo senso avremo forse un riferimento tutt'altro rispetto al modello della guerriglia urbana del mondo occidentale. E poi un altro riferimento che a me viene in mente, forse perché con Armin Link siamo tornati da pochi giorni da un viaggio in Nord Corea, altro paese agghiacciante, dove, e però anche veramente interessante, dove abbiamo visto per esempio come il modello dello spazio pubblico in una città come Pyongyang è un modello di disposizione con una grande attenzione proprio al controllo visivo degli spazi pubblici, dei grandi monumenti, in modo tale che siano tra di loro sempre traguardabili, sempre connettibili dalle grandi strade. E ascoltando Eyal oggi mi veniva in mente che c'è qualcosa di molto vicino rispetto al modello, diciamo, sovietico di localizzazione della dimensione urbana dei grandi monumenti, dei grandi spazi pubblici come le triangolazioni di controllo del territorio. Questa è la prima affermazione, che non è, forse neanche una domanda, ma questo tema del Sudafrica mi interessa. Poi avrei una domanda invece molto diretta da fare, che è se non pensa che Eyal, che questa sua riflessione alla fine sia anche un grande atto di, come si può dire,
debba diventare anche un grande atto di riconoscimento del pensiero straordinario di un intellettuale straordinario come Eyal Weizman, che aveva forse con più coraggio, con più spregiudicatezza e con più intelligenza di molti altri detto da anni che il problema in questo spazio non è quello di costruire due stati, ma è di andare verso la coabitazione, perché la popolazione che oggi siamo facili identificare con il mondo israeliano, la popolazione è molteplice, così come è molteplice la popolazione palestinese, così come sono molteplici i recinti, i territori, le isole di questo immenso arcipelago complesso. So South African and Said. Yes, I'll take the Edward Said question first, because I think as well, Edward Said, and thank you for this, because this is actually something I wanted to talk about. I think Edward Said was very much inspired by the South African struggle, right? And the model of kind of basically the decolonization that was in a way that happened in South Africa was, you know, let's say it was violent, but with sort of less overt. It wasn't only solely based on violence. As well, the Israeli-Palestinian conflict is not, but in a way that sees a kind of the solution for a decolonized situation not with a new design, meaning not with a border, but with a kind of a non-territorial strategy, basically, of law and sort of single person, one man, one vote system, which I think is absolutely what is necessary and what we would like to see in Israel and Palestine. I think that the impossibility of partition actually demands it. I mean, if Edward Said is working towards it from a kind of from the value in that state, I think that one way of reading that lecture is to say that I'm working actually to undermine all the viability of the politics of separation in that respect. Edward Said sicuramente è stato ispirato dal Sudafrica. Okay. I think. Scusa, è proprio un argomento. I'm sure you understand. But I think as well that the question of how to get there becomes very interesting. And what are the temporary stages on the way to get there, and what are our Trojan horses in actually making a kind of an old-fashioned nation-state type solution to nation-states unviable. And I think that exactly the politics of verticality could be seen as well for its potential for exactly creating those Trojan horses. If sovereignty and space are not fixed with two-dimensional lines, and you would have extraction points for water, even on the most bureaucratic level, of the other in the other state. There will be arrangement that for sharing of transportation in a common shared airspace or shared ground space, or if there would be a kind of all these sort of Trojan horses that basically go against the absolute relation of a nation to everything which contains within its territory. It will not be able to provide that. They will be able perhaps to make a temporary solution that they would say, oh, that is Israel and that is Palestine, but there's going to be too much Israeli interest in Palestine as well as Palestinians in Israel to actually always eat against that system, right? And I think that finally, in a way, if there is to be a temporary arrangement, I think that the intelligent thing is right now to actually design those Trojan horses, to put those things that will finally make the logic, the hegemonic territorial logic collapse. And you know, I mean, this is something that could be seen as well through thinking about the kind of the civilianization and about thinking about the military logic. Of course, we are critical of it, no, and we are.
by exposing it, you know, by putting it to light, is already a political act. But I think another one is to really use the mechanism in as sophisticated way that it was conceived against its own logic. You know? And therefore, the settlement archaeology, for example, that is left behind, is not just dumb houses. It's not dumb houses. It's actually an intelligent organization that can be, in a way, subverted and used for the power that has been actually designed into it. So, with South Africa, have I answered that? Si può cercare di capire quello che ha detto? Non so, se no c'è dialogo. Il problema è che o uno fa la traduzione o uno fa un'altra cosa, molto difficile se uno non è concentrato sulla traduzione. No, infatti non sono in grado. Ti do una mano, non da Perfetto. Non si può. No, posizione di lavoro. Okay. To specify the question about Bantustan, how Bantustan can in a way decipher sort of. Yeah. I mean, I think that Stefano is absolutely right that the kind of there is a similarity between the kind of the Israeli power geography and the South African one. C'è una similarità tra il potere, la geografia del potere tra Israele e quello in Sudafrica. The Bantustan, etc. But as well, the apartheid system had even a more complex borders. In a sense, Ma il sistema dell'apartheid aveva anche dei confini ancora più complessi. you could not imagine Israel-Palestine having your baby raised by a Palestinian nanny. Per esempio in Israele un israeliano non avrebbe una babysitter palestinese, per esempio. Yeah. Whereas in the apartheid system, it was very much intertwined. You had as a white one, you had the blacks in your house. Mentre nella Sudafrica era molto interconnesso perché i proprietari bianchi avevano dei inservienti neri dentro nelle loro case. But I think it is exactly was that complexity that kind of morphed black geography with white one. I mean, there was Ma the era proprio separation. questa complessità che creò dei punti di contatto tra la geografia bianca e quella nera. That did not allow a solution of partition. As a matter of fact, no other colonial struggle historically was solved on the basis of partition. Nessun altro lotta coloniale è mai stato risolto con dei confini, con delle partizioni. So I think in that respect, the more complex the borders and the geography of the Israeli-Palestinian conflict will be, the more impossible a solution of partition would be, and then the territory would collapse into a similar organization. So this is what I was saying before about the Trojan horses, etc. Stavo dicendo prima dei cavalli di Troia, prima, no? Perché i più confini, più complesso è, e più confuso è la situazione. We should not look for perfect partition. We should not, I mean, the imperfection of any coming temporary partition L'imperfezione di qualsiasi tipo di partizione would make it necessarily to develop in one direction or another. rende necessario sviluppare in un modo, in una direzione o nell'altra. Io vorrei dire molte cose, comunque ne dirò pochissime. Sì, primo che l'analisi, ho apprezzato moltissimo l'analisi di Scusa, se parli sono sempre.
Allora, il punto primo è che naturalmente ringrazio molto Weizman di aver fatto questa presentazione, che avevo già avuto modo di apprezzare in forma ridotta, ma veramente è agghiacciante il quadro che ci fa. Cioè, il primo appunto che mi viene immediato è che la visione che ci dà di questa situazione, per quanto molto spesso citi la flessibilità e la temporaneità, parte da una visione statica, cioè in un modo o in un altro ci consegna ad una visione di stato quo, cioè la soluzione possibile è a partire da uno stato quo, cioè le colonie all'interno, naturalmente questa analisi è intelligentissima e molto brillante, ma le colonie sono là per restare e bisogna trovare una soluzione a partire dal fatto che le colonie sono là per restare, e allora la soluzione è quella di un unico Stato in cui i due popoli convivono. Una grande utopia, una bellissima utopia, che però è anche profondamente falsa in questa fase storica, e purtroppo la politica si decide nella storia. È profondamente falsa perché, proprio perché una soluzione possibile è data da un rapporto di forza, e questo rapporto di forza sappiamo benissimo nelle mani degli Stati. Quindi questo, cioè mi va benissimo l'analisi, mi va meno trarre delle conseguenze a partire da questa analisi per il futuro, da una parte. D'altra parte, sul fatto che volevo commentare una cosa che ha detto Maria sul fatto che gli estranei siano diventati come gli indigeni in qualche modo. No, non è così assolutamente, cioè è una teoria, è molto un'astrazione molto astratta. Cioè quello che è successo è, per essere molto banali, è che quando io ho visto nel 2002 una piccola riproduzione di quello che è stato successo nella casba di Napoli, proprio lì a Ramallah, nel campo proprio di Ramallah. E ora non è che gli israeliani hanno utilizzato la guerra di guerriglia o strumenti simili alla guerra di guerriglia urbana, è che possedendo il completo controllo dello spazio aereo, e questo è fondamentale, cioè uno possiede lì, non c'è nessuno che... Secondo, avendo delle costrizioni di tipo politico, grazie a Dio, cioè nel senso che non si può sempre, perché quando alcune volte si fa, non si può prendere un carro armato e sparare sulle baracche dei profughi facendo terra pulita, perché la situazione come Ramallah, ma anche a Nablus, io e altri migliaia eravamo lì che guardavamo, e quindi ci sono tutta una serie di costrizioni. Questo porta naturalmente ad utilizzare una tattica militare che è una tattica che non parte dalla conoscenza del territorio per nulla, né dalla familiarità col territorio. Ora, di quello che almeno io ho visto con me stessi occhi, quello che è successo secondo me, una situazione non è quella di Napoli, ma... Un'altra cosa su cui io obietterei molto è che il muro è flessibile. Il muro non è flessibile. Il muro è parzialmente contrattato, ma neanche dai palestinesi. Il tracciato del muro, cioè il tracciato del muro è in qualche modo soggetto a lotte e quindi a un rapporto di forza che si è parzialmente modificato, ma il muro quanto struttura non è flessibile. Cioè, pensare che il muro sia flessibile è, secondo me, forse una grossa mistificazione. Noi raccontiamo delle storie. Chi va nel sud della Cisgiordania e vede attualmente che cosa sta succedendo, si rende conto che da lì non ci si uscirà se non a prezzo di una guerra, se non a prezzo di sangue, se non a prezzo di sconvolgimenti. Il muro costruito intorno al sud della Cisgiordania, le città di Betlemme, Bet Zavur e Bet Gela, è tale da impedire alcunché oltre lo sviluppo demografico al massimo di una generazione.
muro lì non è per niente flessibile, la gente è privata dei suoi strumenti di vita, la terra eccetera, ed è rinchiusa dentro i disegni, ed è fatta, ragazzi, è fatta, non è che sia flessibile. Per uscire da lì ci sono tutta una serie, non solo la cosa fisica, come diceva giustamente non solo c'è l'architettura, ma c'è l'architettura più una serie di altre cose, perché la politica non è un'opinione. Allora, laddove il muro come cemento non arriva, esistono strumenti complementari al muro. Ad esempio, il fatto che si può uscire da quel buco lì solamente attraverso, passando a un checkpoint, dove non si può passare con la propria macchina. Per cui si deve, e per di più l'unico posto dove si può passare, il container, l'unico posto dove si può passare è un posto, non saprei come definirlo, cioè a casa di Dio, ecco, per un unico modo, una specie di inferno, dove si può passare solamente, o a piedi non si può, perché è a casa di Dio giustamente, in macchina, con le proprie macchine non si può passare solo con mezzi pubblici controllati dagli israeliani. Se qui c'è qualche possibilità, ragazzi. Un'altra domanda. I've understood. Okay. Well, first of all, thank you very much for this comment, and I hope that this helped clarify some things that I may not have put very precisely. I hope il commento, spero che è riuscito a chiarire alcune cose che forse non ho detto molto precisamente. I hope you understood that the idea of flexibility is not to do with the materiality of the wall. Spero che capisci che l'idea della flessibilità non ha a che fare con la materia stessa del muro. For the description, I agree absolutely on the ground, but with the way in which political action mediates itself into form. Ma è come il modo in cui l'azione politica si manifesta, prende forma. Obviously, the wall itself is solid, but we see more and more the way its path is changing, and I think that this thought is incredibly important to empower us. Ma vediamo come viene cambiato, diciamo, il suo traiettoria, e questo pensiero è la cosa che ci può dare un senso di potere per andare avanti a agire. This is not meaning we accept the wall if we act against the human rights violation that it does. Questo non vuol dire che accettiamo il muro e anzi agiamo contro la mancanza di rispetto dei diritti umani. On a more general note, I would say there is always a danger Ma dire che c'è sempre il pericolo with the absolute, with the kind of a view that is very absolutist about that conflict, because con un punto di vista assolutista circa questo conflitto, perché if we say the settlements will stay, therefore there is only one state solution, it means we stop fighting against the settlements. E quindi rimangono e quindi smettiamo di lottare contro l'esistenza di queste colonie. And a human rights perspective will not allow us to stop our pressure on the settlements and on the wall. La prospettiva dei diritti umani non ci permetterebbe questa While keeping our kind of utopian or our ideals intact. nel mantenere i nostri ideali, queste idee utopistiche. And the danger with a lot of the one-state solution discussion is that it says it's too late, we have missed the train, we have now to live with these facts. I don't believe in it. Il pericolo di pensare alla soluzione di un singolo Stato vuol dire che crediamo che non c'è più niente da fare, che abbiamo perso il treno, che non c'è più niente da fare. It creates a completely immobilization of political power and solidified space. E crea un impasse totale nel potere politico e solidifica lo spazio. Regarding the Battle of Jenin, again, I agree and I hope you understood, but if not, I'm very thankful for this comment.
that actually there were battles that were very much concentrated in destruction. There is very sono stati tanti huge amount of destruction. Solo per distruggere c'è stata una distruzione enorme. And I was not showing you the new tactics that Israel employed in Balata as a more humane act, but as a more dangerous one. E non vi ho fatto vedere le tattiche nuove che hanno usato a Balata, che sono più umane ma anche più pericolosi. In that respect, I would say flexible power could be much more devastating than a solid one. In questo senso direi che il potere flessibile può essere più devastante che non il potere solido. Innanzitutto volevo ringraziare il relatore che penso abbia fatto una lezione straordinaria. Todarabah Lebonè. E io non avevo mai visto in nessun'altra parte del mondo quanto il territorio potesse diventare uno strumento di controllo della popolazione come in Israele. Effettivamente l'avevo potuto osservare tante volte in una maniera anche angosciante. Ma la lezione di oggi ci restituisce forse qualche cosa che va molto più in là di quello che può essere l'esperienza di un osservatore, e cioè come la guerra e le tecnologie possano modificare radicalmente non solo le relazioni culturali, etniche e morali tra le popolazioni, ma modificare l'interezza della storia che si era costruita in secoli, in breve tempo. Questo ripropone il conflitto israelo-palestinese in una chiave inedita. Non ce lo mostra più come il più antico conflitto del mondo, ma come quello che è il più soggetto alle trasformazioni drammatiche legate all'invenzione belliche alla guerra. Addirittura, se posso aggiungere una cosa che non ho trovato nell'esposizione, ma non è per fare il saputello, il professore ha detto delle cose straordinarie e sorprendenti. 304 dei villaggi palestinesi non solo sono stati aggrediti, ma non esistono più, sono stati definitivamente cancellati. E dunque le relazioni territoriali si sono modificate con uno schema di questo tipo, che l'organizzazione razionale, scientifica e organizzata del moderno ha un progetto di sovrapposizione totale ad un'organizzazione che con l'islamizzazione invece si era sviluppata in forme etnico-territoriali adeguate, diciamo così. L'uomo si adeguava alla orografia del terreno e produceva un'economia agricola di sussistenza. Ora è sorprendente come, a seconda che si legga a questo dramma da una prospettiva o dall'altra, mutino profondamente le interpretazioni possibili. Raramente si sente in Israele quello che noi abbiamo potuto ascoltare quest'oggi, per molto meno di quello che noi abbiamo potuto ascoltare quest'oggi nelle comunità ebraiche italiane, compresa quella milanese. Si passa per antisemiti. Se si discute in questa maniera dello Stato di Israele, cioè in termini scientifici e colti e non in termini ideologici e schematici, si è presi d'assalto da un fanatismo esageratamente volgare che non si riesce a controllare perché tocca
dei nuclei umani profondi, troppo profondi, e viceversa troppi pochi sono al Said, che è stato ricordato, cioè troppo pochi sono le voci che giungono fino a noi, ma che esistono però nella diaspora palestinese e in Palestina, di quelli che pensano alla Palestina non soltanto come a un luogo di tirasassi, ma come a una patria. E io penso che nella nostra cultura, diciamo, di uomini di sinistra occidentali, abbiamo da compiere questo lavoro, che non è un lavoro di revisione critica soltanto, che non è un lavoro di delegittimazione degli stati esistenti in questa regione, per l'amor di Dio, ma che è quello di una severa e profonda critica del modo con cui la guerra protratta altera le relazioni territoriali e umane in una maniera fino a quella di modificare, cancellare le culture. Dopodiché è finita. Grazie. Avete presentati anche prima Giuliano della Pergola, professore accademico, e il nostro carissimo amico e collaboratore. Allora mi presento da solo, invece sono Fabrizio Eva, sono un geografo. Aggiungo solo aggiungo solo geografo per la rilevanza dello spazio. Aggiungo solo due cose a chi mi ha preceduto, che ci ha qualificato molto bene il quadro, e riprendo una cosa che era nel video, la dichiarazione del tenente comandante di brigata, che dice: lo spazio di questa stanza è una tua interpretazione, che vuol dire che lo spazio è sempre un'interpretazione. E la seconda cosa, un pezzo che non è stato completamente recuperato, la lettura dello spazio. Noi abbiamo una lettura che è stata moderna e che adesso non lo è più, dei geografi, che la carta rappresenta la realtà, quindi una dimensione, su una carta a due dimensioni presume che quello corrisponda al vero. E oramai non è stato così fino a metà dell'Ottocento, e adesso comincia per fortuna a non essere più così. Ne abbiamo una prova molto pratica, perché se la stanza è un'interpretazione, noi abbiamo due differenti letture che diventano politiche. E allora l'esercito israeliano, ma direi tutta la società israeliana nel suo complesso, è stata capace di leggere lo spazio nel sotto, nella superficie e nel sopra. E su questo politicamente la società palestinese, pur essendo tra le più moderne, dinamiche e civilizzate rispetto alla dimensione culturale, legge ancora lo spazio su un piano di superficie e il sotto soltanto per l'acqua eventualmente. Allora, noi dobbiamo, essendo più occidentali e più vicini alla dimensione culturale tridimensionale, noi dovremmo, se vogliamo essere politicamente attivi, contribuire a fare in modo che la società palestinese, nel confronto, mettendoci a disposizione, possa leggere in maniera diversa il suo territorio. Perché, io però aggiungo una cosa, fin dall'inizio la doppia lettura, cioè quello degli israeliani, che non erano ancora israeliani ma erano solo ebrei verso la Terra Santa, o la loro Terra Santa, e quella dei palestinesi è stata culturalmente diversa. Fin dall'inizio c'è stata gli ebrei hanno visto quella terra come una terra totale, finalizzata a uno Stato, perché erano europei e pensavano in termini di Stato, mentre i palestinesi erano in un'altra cultura, per cui il concetto di Stato nella visione totale non era ancora presente. E questa differenza va ricompensata, altrimenti si ragiona ancora, come si fa, di roadmap, di stati che stanno di fianco, ma stati che vengono pensati come se fossero la realtà sulla carta, andando a cercare. Allora la grandezza, io l'ho già sentito dicendo, l'utilità politica del discorso di Weizman è farci vedere come il territorio è a tre dimensioni, e chi lo sa leggere in questi termini è in grado di prendere vantaggi politici. Dobbiamo ragionare in questi termini anche noi, se vogliamo contrastare. L'ultimissima cosa, è evidente che un'altra differenza culturale è che se io penso di entrare come un verme nelle case, bucando le pareti, non ho solo un'altra visione dello spazio,
ma ho soprattutto una non considerazione dei gruppi umani che si trovano in quello spazio, cioè una differenziazione di apartheid, per cui io sono il padrone dello spazio e gli altri che sono lì non contano niente. E anche su questo, che è un tipo di argomento che politicamente viene poco usato, ma che può essere molto efficace, perché ci riporta all'apartheid, che è stato quello che a livello mondiale ha avuto il sostegno anche di gente non politicizzata, ma era così irritante e fastidioso l'apartheid del Sudafrica che riprendere questo discorso della considerazione e non considerazione può essere un argomento politico semplice ed efficace per riequilibrare lo squilibrio di lettura dello spazio. Io sono solo una donna e mi chiamo Elena Casartelli e sono qui abbastanza stupita perché voi parlate di spazio sotto, superficiale, sopra, di cui avere il controllo, di cui avere il potere. Signori, il mondo non è fatto per il potere di nessuno. Se non capiamo questa cosa, abbiamo finito di capire che cosa vuol dire la pace. Noi non siamo qui per insegnare ai palestinesi ad avere il potere sopra, sotto, in mezzo. Noi siamo qui per dire agli israeliani e ai palestinesi che la Palestina è un posto dove si deve vivere per cercare di poter gestirla in maniera equanime per tutti, perché tutti dobbiamo avere la possibilità di sfruttare il bene che ci viene dato dalla fortuna di vivere. Ma veramente mi sembra che ci sia una distorsione che mi fa veramente paura. Io sono un po' spaventata di questo vostro continuare a pensare a un discorso di potere. Noi non possiamo più pensare a livello di potere nel mondo. Noi se pensiamo a potere nel mondo, pensiamo soltanto a distruggere il mondo. Noi dobbiamo suddividerci del mondo, dobbiamo fare in modo di poter sfruttare le sue possibilità in maniera che tutti possano avere un minimo di benessere. Ma se ci stiamo a livello di potere abbiamo finito di avere la pace, abbiamo finito di avere la pace. L'unica cosa che mi consola è che questi signori pensano di poter gestire loro la guerriglia. La guerriglia non è nel potere, il potere non può permettersi la guerriglia, perché la guerriglia c'è la motivazione della guerriglia è per la vita, il potere è per la morte. No. Sbagliato. I think there's a fair point. I don't think Buongiorno, mi chiamo Realtà. Volevo ringraziarvi per questa discussione prima di fare una domanda. La cosa che mi sembra molto interessante in tutto quello che abbiamo visto è come ci siano in opera due strategie nell'uso nelle pratiche dello spazio che abbiamo visto da parte dei militari. Una è una strategia disgregante che sta nella frammentazione del territorio palestinese, nella interposizione di altre colonie in mezzo ai territori confinanti, nell'espropriazione dei terreni non coltivati. Però c'è anche una strategia omogeneizzante molto forte che è nelle colonie, per come le abbiamo viste dall'alto, per come le abbiamo viste, ho avuto l'occasione di vederle nel suo libro prima dell'inizio della discussione. Mi sembra che siano assolutamente, siano degli spazi assolutamente orientati in cui i punti di vista sono regolati in qualche modo fissi, che lasciano pochissimo spazio al dubbio o alle costruzioni individuali. E quindi appunto, siccome mi sembrano due strategie che comunque vanno insieme, cioè la distruzione di uno spazio umano, antropologico, si riduce in due modi, o attraverso la deflagrazione estrema o attraverso la ripetizione ossessiva di un modello unico, che è appunto questa tendenza omogenizzante che vedevamo prima. E mi pare che questa doppia, anche perché poi il fatto che le colonie privilegiano avere tutti i tetti rossi, il fatto che ci siano a disposizione di edifici molto regolari,
è tutto quanto un sistema di, come dire, costruzione di un'identità culturale propria che però disgrega quella palestinese insieme al suo territorio. Il fatto che tutte le case abbiano i tetti rossi? Sì, questo qui ovviamente è un esempio forse il più superficiale, però questo sistema di ricorrenze, di costruzione di ricorrenze, di schemi fissi, mi sembra che sia una strategia forte di omogeneizzazione di un territorio che viene occupato dagli israeliani e anche, come dire, scritto in modo molto riconoscibile, che però produce proprio la disgregazione che sotto altre forme abbiamo anche quando uno buca il muro per introdursi con un verme, oppure considera lo spazio, in cui spesso penso che la guerra sia veramente un elemento di estremo interesse nella sua, ovviamente nel suo essere terribile, perché ci permette di pensare veramente alla complessità degli elementi, cioè perché lo spazio sia stratificato viene fuori in queste situazioni qua, e quanto sia importante appunto controllare le stratificazioni e perforarlo viene fuori in queste situazioni estreme. E mi sembra che questo modello sia efficace, controllare la stratificazione dello spazio sopra, sotto, e che questo modello sia efficace mi pare che venga fuori dai fenomeni di iconoclastia che abbiamo visto prima, cioè quando i militanti di Hamas durante la manifestazione bruciano il modellino delle colonie israeliane. Appunto per questo, perché insomma si vive male quando lo spazio è disgregato e si vive male quando è troppo omogeneo, le vorrei chiedere se sono stati fatti degli studi su come si vive nelle colonie, perché anche lì abbiamo situazioni radicali di inurbamento forzato, popolazioni che vengono da tutte le parti del mondo per cui rinunciano a un sistema di abitazione e di appropriazione dello spazio per ricostruire un altro, in che modo? E io non vorrei che poi, finita la guerra, con due stati ci trovassimo con due stati vuoti, pieni di macerie e colonie invivibili, perché pure questo qui sarebbe la continuazione della guerra sotto altri mezzi, non sarebbe la pace. Grazie mille. No, I mean, thank you very much for your question. I think it's a comment that we all need to think about. Vale la pena riflettere su tutte le domande e i commenti che avete fatto. It was very good analysis. I didn't understand the question. How is the daily life in the current? If there are some researches on this. Or all right. Yes. I think I didn't have much time to speak about that, but I think it's a very good point. You know, I mean, we hear a lot that the 80% of the people in the colonies are non-ideological settlers. Sentiamo che l'80% dei coloni sono non ideologici. But as well, and this is in a way of answering the question, as well that is based on a misunderstanding that perhaps 80% of the people that moved to the settlers were not ideological while at the time that they moved in. Ma questo forse è una misconcezione, nel senso che forse l'80% dei coloni non erano ideologici quando si sono trasferiti. But settlements are as well kind of ideological apparatuses. Ma le colonie sono degli apparati ideologici. So if you think about this very small round settlement that I was showing, quindi se pensi a quella colonia piccolo rotto, cioè cerchiato come vi ho fatto vedere prima, has homogeneity and has another axis of vision that is directed inward. Ha sia l'omogeneità che una visione che ha una direzione all'interno, which somehow regulates a kind of a cultural, social homogeneity in it. Che regola l'omogeneità sociale e culturale dentro. So in a sense, urban form here, for its part, obviously there's other reasons, are part of a kind of a state ideological apparatus. Quindi la forma urbana ricrea questo apparato ideologico dello Stato. That make a settler who may come for an economical reason conform to the homogeneous ideology which exists there through social conformity and through the kind of the urban layout. Che fa sì che chi va
come colono in quel luogo lì, poi si adatta, si omogenizza alla realtà in cui si trova. At the end, ideology is not only what you believe, is your daily life and routine. Is going into the shop, is driving on the road to drive your kid to the religious school, picking him back, and performing through sort of the routine of daily life, reinforcing state ideology. E quindi c'è questo routine giornaliero che rinforza l'ideologia dello Stato. So at the moment when your house is threatened to be destroyed and you're threatened to be removed from a settlement, quindi quando sei minacciato con che la casa in cui vivi sarà distrutta e che sarai spostato da quella colonia, you're no longer 80% of non-ideological public, but you're 100% ideological. You want to stay sei where you are. diventato 100% ideologico perché tu vuoi rimanere qui dove ti trovi. So it's contingent in that respect. Quindi è una cosa contingente. Ci sono altre domande, interventi? No. Grazie infinite.